Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti sfidiamo con un quiz speciale sui cognomi in Italia. I cognomi hanno origini antichissime, risalenti al Medioevo, quando serviva a distinguere persone con lo stesso nome. Le principali origini includono patronimici, derivati dal nome del padre; toponimici, legati al luogo di provenienza; professioni, legati al mestiere svolto; e quelli che hanno origine da caratteristiche fisiche o personali. Il quiz è composto da 30 domande divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Preparati e scopri se sei un vero esperto di cognomi. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Qual è il cognome più diffuso in Italia? Rossi. Deriva dal colore rosso, usato come soprannome per chi aveva capelli o carnagione rossa. Il cognome Esposito è tipico soprattutto della Campania. Veniva dato ai bambini abbandonati negli orfanotrofi. Dal latino expositus, esposto. Qual è il significato del cognome Ferrari? Fabbro. La parola deriva dal latino faber ferrarius, che significa l'artigiano del ferro. Il cognome è tra i più comuni in Italia ed è diffuso anche in Argentina, Brasile, Francia e Stati Uniti, grazie all'emigrazione di italiani. Il cognome Russo si riferisce a chi aveva capelli rossi. Il cognome Russo si riferisce a una persona che aveva la pelle rossa o i capelli rossi, dato che la parola deriva dal latino russus, che significa rosso. Potrebbe anche indicare un discendente di un popolo slavo. Quale di questi è un cognome tipicamente veneto? Trevisan. Significa di Treviso, tipico delle famiglie originarie del Veneto. Da dove ha origine il cognome Verdi? Da un colore. Un soprannome dato a chi indossava abiti verdi o abitava in zone verdi. Quale tra questi cognomi italiani ha origine da un albero? Oliva. Cognome toponimico o simbolico, legato all'ulivo, pianta sacra e diffusa. Cosa significa il cognome Mancini? Chi è Mancino? Mancini indicava chi era mancino, usato come soprannome distintivo. La maggiore concentrazione del cognome Caruso è in Sicilia. Deriva da un termine siciliano che significa ragazzo o testa rasata, si trova anche in altre regioni del meridione, come la Campania e la Calabria. Quale cognome significa figlio di, in modo patronimico? Di Giovanni. Cognomi con di e de indicavano la discendenza o la provenienza. Esempio: Di Giovanni uguale figlio di Giovanni. Difficoltà media. Da dove derivano cognomi come Sartori?
Da lavori. Il cognome Sartori deriva dal termine latino sartor, che significa sarto, è un esempio di quelli di origine occupazionale, indicando che un capostipite della famiglia esercitava il mestiere del sarto. Quale di questi cognomi ha origine religiosa? Santoro. Il cognome Santoro richiama la festa di Ognissanti, molto diffuso in Puglia e Calabria. Che origini ha il cognome Ricci? Da una caratteristica fisica. Probabilmente le origini del cognome sono legate ai capelli ricci. Quale ruolo indicava in origine il cognome Pellegrini? Un viaggiatore religioso. Pellegrini erano i fedeli in viaggio verso luoghi santi. Da cosa deriva il cognome Cavalieri? Da un mestiere militare. Il cognome Cavalieri indica il rango di cavaliere, usato come titolo di prestigio. Qual è il cognome più diffuso in Sardegna? Sanna. Il cognome più diffuso in Sardegna è Sanna, con oltre 17.000 persone a portarlo. Nel podio trovano spazio anche Piras e Pinna. Vaccaro a quale attività è legato? La pastorizia. Ha un'origine occupazionale e deriva dal mestiere del vaccaro, ovvero il guardiano o allevatore di vacche. Quale di questi è un antico cognome di origini siciliane? Ragonese. La famiglia Ragonese, originaria della Sicilia, è molto antica. Il cognome è menzionato in molti documenti notarili di varie città e appare ovunque in condizione di nobiltà. Da cosa deriva il cognome nobiliare Visconti? Da vicecomes. Deriva dal latino vicecomes, viceconte, titolo di un funzionario nobiliare che aveva il compito di rappresentare il conte. La famiglia Visconti fu una delle più potenti di Milano nel Medioevo e nel Rinascimento. Perché esistono tanti cognomi terminanti in etti, ini, ucci? Sono diminutivi e vezzeggiativi. I suffissi come ini, etti, ucci creavano varianti affettive dei cognomi. Difficoltà alta. Quanti cognomi diversi esistono in Italia secondo l'Istat? Oltre 350.000. In Italia esistono più di 350.000 cognomi diversi, che rendono l'Italia il paese europeo con la maggiore varietà di cognomi. Qual è il cognome più diffuso a Milano? U. A Milano, i dati dell'anagrafe comunale rivelano che il cognome più diffuso è U, seguito da Ahmed, Cen e Mohamed. I primi cognomi italiani, Russo e Rossi, compaiono solo al quinto e sesto posto della classifica. Quale cognome italiano ha origine da un adattamento straniero? Crosa. Crosa deriva dal cognome tedesco Kraus,
molti cognomi tedeschi, francesi o slavi furono italianizzati nei secoli. Qual è l'origine del cognome Biagi e delle sue varianti, Biagetti, Blasi, eccetera? Da balbuziente. Biagi deriva dal nome Biagio, a sua volta dal latino blesius, balbuziente. Da questo nome si sono sviluppate molte varianti regionali come Biagetti, Biagiotti, Blasi, eccetera. Oltre ad Esposito, quale altro cognome veniva dato ai bambini affidati agli orfanotrofi? Proietti. Proietti deriva dal latino proiectus, gettato, affidato, ed era usato per i bambini lasciati agli orfanotrofi, soprattutto nel centro Italia. Altri cognomi simili sono Trovato, Innocenti e Colombo. Il cognome Orlando, oggi molto diffuso, da cosa proviene? Dal nome Roland. Orlando deriva da una parola germanica che significa terra gloriosa, reso famoso dal paladino Roland. Quale di questi cognomi non esiste in Italia? Cavalponie. Non esiste alcuna evidenza documentata o archivistica che attesti l'esistenza del cognome Cavalponie in Italia, al contrario degli altri cognomi presenti. Il cognome Malaspina, cosa significava originariamente? Carattere difficile. Malaspina, celebre in Lunigiana, deriva da Malaspina, soprannome dato a un antenato dalla fama irascibile o ostinata. Da dove deriva il cognome Borgia? Da una città. Il cognome Borgia deriva dal borgo spagnolo di Borca, da cui proveniva la famiglia che si trasferì in Italia. Cosa indicava, in origine, il cognome Botticelli? Basso e rotondo. Botticelli significa persona bassa e rotonda. Molti cognomi derivano da soprannomi legati a tratti fisici particolari. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 12 punti, hai appena iniziato a esplorare il vasto e affascinante mondo dei cognomi. Alcune curiosità ti sono sfuggite, altre ti hanno messo in difficoltà, ma non preoccuparti, anche i grandi esperti hanno iniziato così. Ogni cognome racconta una storia unica di luoghi, mestieri, soprannomi e caratteristiche di famiglia. Continua a giocare, perché c'è un universo di segreti da scoprire dietro ognuno di loro. Se hai fatto da 13 a 22 punti, bravo! Hai dimostrato di conoscere già molte curiosità sui cognomi italiani e le loro origini, ma alcune domande ti hanno fatto fermare e riflettere. Sei sulla strada giusta per diventare un vero intenditore. Conosci la storia, i soprannomi, i mestieri e i segreti delle famiglie italiane. Con un po' di attenzione ai dettagli e qualche gioco in più, potrai davvero vantarti di essere un esperto di cognomi. Se hai fatto da 23 a 30 punti, incredibile! Hai dimostrato di conoscere a fondo la storia, le curiosità e le origini dei cognomi italiani. Sai distinguere tra soprannomi ironici, mestieri antichi, luoghi di origine e caratteristiche fisiche o caratteriali che hanno dato vita ai cognomi. Sei praticamente un'enciclopedia vivente e potresti raccontare storie incredibili su ogni famiglia italiana. Complimenti, maestro, il tuo talento e la tua memoria storica sui cognomi sono da applausi. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!